chitarristi, ciao! Nel video di oggi vorrei proseguire la tematica già vista in precedenza sull'individuazione delle note sulla tastiera della chitarra, estendendola alla diteggiatura della scala maggiore. Se non vi ricordate o ve lo siete perso, vi linko in descrizione il precedente video. Praticamente attraverso l'individuazione delle note sulla tastiera, anche attraverso l'aiuto dei numeri, come abbiamo già visto in precedenza, vorrei approfondire il concetto sviluppando nella fattispecie la scala maggiore dalla sua nota di partenza, di cui, come abbiamo visto, già conosciamo la sua posizione sulla tastiera. In questo video in particolare partiremo dalla scala maggiore di Do. Quindi lanciamo la sigla ed iniziamo subito. Prima di tutto, come sempre, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale per darmi un supporto nella creazione di contenuti come questo. Molti di voi che guardano i video non sono iscritti, quindi ho visto che non vi costa assolutamente nulla, mettete un bel like, iscrivetevi ed attivate la campanella per rimanere informati sulle nuove pubblicazioni. Fatta questa debita premessa, passiamo subito al tema della giornata. Se vi ricordate, eravamo partiti da un numero o una formula che ci permetteva di individuare lungo tutta la tastiera la posizione della nota Do e che era il seguente: 8, 3, 10, 5, 1, 8, ossia 8, 3, 10, 5, 1, 8, tutti relativi alla nota Do, che poi si ripetono all'ottava successiva. Ora, conoscendo appunto queste posizioni di partenza che costituiscono la tonica della scala appunto di Do, costruiremo la scala maggiore di questa tonalità. Tutti sappiamo che la scala maggiore di Do è composta da note naturali, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, per poi ripartire Do, Re, Mi, Fa all'ottava successiva, quindi senza alcuna alterazione. Quindi partendo dal nostro tasto numero 8 sul Mi basso, dove sappiamo appunto essere posta la tonica della scala maggiore, proviamo a svilupparne la diteggiatura. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ottava successiva. Do per scontato che sappiamo la distanza tra le varie note dove sono posti toni e semitoni. Se così non fosse, fatemelo sapere, che dedicheremo questo argomento a un'apposita puntata, che comunque è un ripasso che non fa mai male. Importante, sulla diteggiatura vi è una regola generale, qui sappiamo poi esistere eccezioni, le vedremo subito tra poco, e che vuole che ad ogni tasto corrisponda un dito, quindi ogni tasto avrà il suo dito dedicato o viceversa, ogni dito avrà il suo tasto cui dedicarsi. Quindi in questo caso la diteggiatura, come abbiamo visto, sarà la seguente. Proseguendo andiamo al tasto numero 3 sulla corda La, dove la diteggiatura è la seguente. Vediamo se inquadriamo un po' meglio. Ed è uguale a quella vista al tasto 8. Poi andiamo al tasto numero 10 sulla corda Re, dove la diteggiatura sarà la seguente. Qui, come vediamo, la diteggiatura cambia perché tra la corda Sol e la corda Si vi è un intervallo di terza, mentre tra le altre corde l'intervallo è di quarta. Quindi gioco forza dobbiamo modificare la diteggiatura. In ogni caso la regola, ogni tasto ha il suo dito, è sempre valida. Vediamo come. Qui devo scendere e spostarmi, ma manterrò sempre ogni tasto ha il suo dito, in maniera tale che se volessi proseguire la scala sarei già in posizione giusta.
Poi passiamo al tasto 5 sulla corda Sol, dove la diteggiatura cambia ancora ed è la seguente. Va detto che se non sono sicuro di schiacciare la nota esatta, se ho assimilato il suono della scala, dovrei essere in grado comunque di accorgermene. Ad esempio, se al posto di un Fa qui metto un Fa diesis, sentite che la differenza salta subito all'orecchio. Qui ho suonato il Fa. Sentite che abbiamo un suono che sembra un po' dissonante, ma in realtà farebbe parte della scala di Sol, ad esempio, o di un'altra scala, ma rispetto alla scala di Do ci salta subito all'orecchio e quindi dovremmo appunto accorgercene. È comunque utile trovare da noi la diteggiatura piuttosto che copiare uno schema grafico, perché questo ci permette di prendere più confidenza con la tastiera, e poi anche perché in effetti non esiste un'unica diteggiatura, ma possiamo arrivare alle note attraverso vie diverse. Ad esempio questa diteggiatura potrei farla così e via dicendo. Ovviamente ci sono delle diteggiature più funzionali a seconda della posizione in cui siamo rispetto ad altre. Proseguendo ancora arriviamo al tasto numero 1 sulla corda Si, e qui, siccome le corde poi finiscono, dovremo scendere lungo la tastiera per trovare le note più acute. Vediamo come. Diciamo che questa posizione forse ci viene più comoda all'ottava superiore, quindi al 13° tasto. Quindi ripassando le varie diteggiature che abbiamo visto, secondo la formula 8, 3, 10, 5, 1, 8, avremo Quindi abbiamo visto come con le varie diteggiature siamo riusciti a coprire tutto il manico senza diventare troppo matti, e come ora le note ci appaiono anche meno misteriose, almeno spero che sia così anche per voi. In ogni caso questa pratica serve proprio a darci coscienza di quello che suoniamo, prendendo una confidenza con lo strumento, come dire, meno grafica ma un po' più consapevole. Quindi proviamo a collegare le varie diteggiature improvvisando un po' sull'armonia dell'accordo di Do. Un altro trucchetto per memorizzare le varie posizioni, le varie diteggiature potrebbe essere quello di riprodurre un motivetto abbastanza semplice e riconoscibile, come potrebbe essere, faccio un esempio banale, Fra Martino Campanaro, do re mi do mi fa sol, e riprodurlo appunto nelle varie posizioni. La melodia di Fra Martino si sviluppa tra do, fa, sol, eccetera. Noi la proviamo sempre fissa sull'accordo di do,
giusto perché il nostro obiettivo è quello di impararci le posizioni. Inquadriamo un po' magari le varie diteggiature meglio. Questo ci permette, 1, di memorizzare meglio e più velocemente le diteggiature, 2, di accorgerci al volo se sbagliamo, perché il motivo è talmente semplice e riconoscibile che appunto è praticamente impossibile non accorgersene nel caso si sbagli. Altro lavoro da fare sarebbe quello di collegare 2 diteggiature adiacenti per crearne una che si sviluppi su più ottave. Ad esempio, partendo dal nostro tasto 8, possiamo scendere e collegarci a quella del tasto 10. Quando scendo per collegare le 2 diteggiature, effettuo lo slide con il dito 4, mentre quando salgo effettuo lo slide col dito 1. In effetti la diteggiatura che parte dal tasto numero 8, nel caso della scala di Sol, e che in genere nel sistema Caged viene identificata come la forma di Mi, ecco, dicevo, questa diteggiatura è una di quelle che preferisco perché è facilmente, visto la sua semplicità, spostabile per cambiare tonalità. Re. E così via. Anche tramite il sistema Caged si possono identificare le varie diteggiature. Vediamo ad esempio forma di Do, forma di La, forma di Sol, forma di Mi, l'abbiamo già vista, forma di Re, forma di Do, riparte. Però non vorrei buttare troppa carne al fuoco, io partirei ancora appunto dalle nostre 5 numerazioni che oramai dovremmo avere abbastanza assimilato. Ciò che invece mi preme dire è che oggi abbiamo imparato molte posizioni della scala maggiore, quindi un po' a smanicare su tutta la tastiera,
ma non solo quella. In effetti abbiamo imparato anche le posizioni della scala minore melodica. Infatti, come sappiamo o dovremmo sapere, ad ogni tonalità maggiore un tono e mezzo sotto corrisponde alla relativa minore. Nel nostro caso, nel Do, un tono e mezzo sotto, corrispondente poi al sesto grado della scala, troviamo il La minore. La tonalità di La minore, essendo la relativa di quella del Do, è formata dalle stesse note, quindi tutte note naturali. L'unica cosa che cambia è che, essendo la tonica il La, dobbiamo partire appunto dalla La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Quindi non spaventiamoci, ma utilizzando le stesse diteggiature che abbiamo già visto prima, noi possiamo improvvisare anche su questa tonalità. Ci basterà avere l'accortezza, quando improvvisiamo, di soffermarci o sulla tonica, quindi il La, o sulle note target dell'accordo, cioè quelle fondamentali che formano l'accordo, che come vedremo sono molto simili a quelle dell'accordo di Do. Se infatti la triade dell'accordo di Do è formata dalle note Do, Mi, Sol, l'accordo di La minore è formato dalle note La, Do, Mi, Sol, dove il Sol è la sua settima minore. In ogni caso, con diverso rapporto rispetto alla tonica, sono tutte contenute in ambedue gli accordi. Detto questo, facciamo prima a vedere un esempio pratico. Qui siamo tonalità di La minore, prendiamo per esempio la nostra diteggiatura, la prima, oppure partendo dalla terza, volendo anche il nostro San Martino potrebbe starci. Se risolvo sul La o sulle note appunto dell'accordo di La, suona meglio, si ha un senso di riposo, ma comunque anche il Do, abbiamo visto, è la terza della La, Si, Do, quindi anche se mi fermo sul Do, che è appunto la sua terza minore, riesco a ottenere un senso di riposo, come se mi fermassi sul La. Col Sol, quindi quello che ci resta da fare è sperimentare un po' suonando sullo strumento, che è la cosa principale per prendere confidenza sia con lo stesso sia con la parte strettamente musicale. Su una diteggiatura potete inventarvi un po' di esercizi come i salti di terza o degli arpeggi che partono da ogni nota della scala, ossia la sua armonizzazione,
cosa a cui dedicherò un apposito capitolo. Proviamo a vedere ad esempio i salti di terza o anche degli arpeggi. E via dicendo. Io prediligo anche altri tipi di diteggiature, per esempio quelle a 3 note per corda, perché ci permettono, per esempio sulle frasi terzinate, di avere più comodità nella velocità. Bene, per ora, sperando di essere stato utile anche solo a qualcuno, cosa che mi farebbe felice, direi che per oggi questo può bastare. Ci abbiamo messo un po' di carne a fuoco, un po' di esercizi che possiamo fare. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi e arrivederci alla prossima. Ciao e buona musica!